Ciao, se è la prima volta che ci incontriamo, io sono Stefania e ti do il benvenuto su Mandor Lies. Oggi prepariamo insieme il congee, un porridge di riso salato dalla consistenza molto cremosa e se passato può diventare una vera e propria vellutata, una crema di riso. Il congee che ti propongo oggi è un piatto molto popolare in Asia, dalle infinite varianti in base al paese e alla regione. È preparato e servito non solamente a colazione, ma considerato dalla medicina tradizionale cinese un piatto curativo eccezionale. Ma di questo ne parleremo più tardi. Ti lascio adesso alla ricetta del congee. Il congee è uno di quei piatti che più ne mangi e più lo apprezzi. Si presenta in tutta la sua delicatezza, sembrando addirittura privo di personalità, quando in realtà di personalità ne ha da vendere. Ha bisogno di tempo per essere amato e ognuno ha il suo. Ma quando cominci ad amare il suo sapore, la sua consistenza e a capire come sta aiutando il tuo corpo, ti assicuro che non potrai più farne a meno. Prepariamo il congee scegliendo il riso integrale, regalandoci quindi tutto il buono che c'è nel singolo chicco di riso. E versiamone una tazza o un bicchiere nella pentola, nel mio caso 200 grammi. Laviamo bene il riso 2-3 volte e scoliamo. L'acqua conserviamola per le nostre piante. A questo punto aggiungiamo 10 parti d'acqua utilizzando lo stesso misurino del riso, nel mio caso 2 litri. Fiamma al minimo più spargifiamma e sistemiamo la nostra pentola senza coperchio. Da questo momento cuociamo il congee molto lentamente per 2 ore. Il tempo di cottura non ti deve scoraggiare. Ti basta mescolarlo di tanto in tanto mentre ti dedichi ad altro. Mentre il porridge di riso cuoce, prepariamo gli altri ingredienti. Se ci piacciono i funghi shiitake, questi sono quelli essiccati, dato che quelli freschi non si trovano molto spesso. Mettiamoli in ammollo in acqua tiepida per 20 minuti, coprendo la ciotola con un coperchio. Se dopo i 20 minuti fossero ancora troppo duri, mettiamoli a bollire per altri 15 minuti. Dopodiché tagliamo i cipollotti, peliamo lo zenzero con un cucchiaino e tagliamolo successivamente alla julienne. Dopo circa un'ora e mezza il nostro congee si presenterà così. Se ti piace un po' più liquido, aggiungi senza problemi altre tazze d'acqua. Io ne ho aggiunte altre 3. E attendiamo l'ultima mezz'ora. Dopo 2 ore il nostro porridge di riso è pronto e questa è la consistenza che adoro. Ti propongo adesso le 3 versioni che di solito preparo, mostrandoti successivamente la loro consistenza. Semplice vellutata o crema di riso. Classico 1 e classico 2. Uno arricchito con cipollotti a rondelle e zenzero tagliato a listarelle. E l'altro insaporito con funghi shiitake, di nuovo cipollotti e zenzero e peperoncino in polvere. Il primo congee si presenta come una delicatissima crema di riso, piacevole e perfetta da mangiare tutto l'anno e ottenuta semplicemente immergendo un frullatore ad immersione. Il secondo ha la classica consistenza granulosa del porridge di riso e avendo un elemento riscaldante come lo zenzero, lo consiglio soprattutto in autunno e in inverno. Il terzo, anche questo dalla consistenza classica, lo considero non solo la mia medicina durante la stagione fredda, ma anche un modo per scaldarmi all'istante grazie alla combinazione di zenzero e peperoncino. Il congee è un piatto che fa parte della mia storia e nonostante non sia un'esperta di medicina tradizionale cinese, ma soltanto una grande appassionata che ha avuto la fortuna di avvicinarsi in maniera spontanea e inconsapevole sin da piccola, mi permetto oggi di parlarti dei benefici del congee. Ma prima di entrare nel merito vorrei spendere giusto 2 parole sul termine congee. Congee è un termine inglese e deriva dal tamil kanji, una lingua che viene parlata nel sud dell'India, ma anche nello Sri Lanka e in qualche piccola comunità presente in Malesia e a Singapore. In Asia il congee viene definito in tantissimi modi, viene chiamato in modi diversi in base alla lingua ufficiale del paese. Ad esempio in Cina il mandarino viene chiamato zhou, in Vietnam viene chiamato ciao e potrei continuare giusto per farti ascoltare come alcune parole siano molto simili tra di loro mentre altre molto diverse.
ma tutte con lo stesso obiettivo, identificare il congee. Questo porridge di riso rientra in uno dei rimedi della nonna asiatica, in particolar modo quando si hanno problemi di digestione, quando si è raffreddati, indeboliti e si ha bisogno di un piatto che dia la carica senza sforzare e che non appesantisca troppo. La medicina tradizionale cinese riconosce i benefici del congee e questo può essere gustato sia nella sua più totale semplicità oppure insaporito sia con ingredienti di origine vegetale che animale. La medicina tradizionale cinese consiglia il congee per promuovere la buona salute in generale e in particolar modo per promuovere una buona digestione. Il congee infatti è leggero, anzi leggerissimo, facilissimo da digerire e facilissimo da assimilare. Questo porridge di riso inoltre lavora sul meridiano della milza del pancreas, considerato dalla medicina tradizionale cinese il nucleo della digestione. Un'altra caratteristica molto importante del congee è che è ricchissimo d'acqua. L'abbiamo infatti cotto prima con una parte di riso integrale e addirittura 13 parti d'acqua. E questa sua caratteristica di essere così idratato fa sì che aiuti a lenire un tratto digestivo infiammato o indebolito e a rinforzare il sistema immunitario. Un altro punto molto importante è che il congee tonifica il Qi, tonifica la nostra essenza vitale e tonifica il sangue. E tutto ciò in che modo si traduce? Tutto si manifesta con una sensazione di ricarica, soprattutto nei periodi di indebolimento e di affaticamento. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, associo il congee alla mia infanzia, soprattutto quando mi ammalavo ed ero raffreddata. E mamma, puntualmente, mi preparava il congee. Non ero entusiasta, questa è la risposta alla tua domanda. Non mi piaceva. Il congee non era e non è un cibo succulento e buono da morire, anzi, non è per niente invitante. Ma sapevo a cosa andavo incontro. Sapevo che il congee mi avrebbe scaldata, saziata senza appesantirmi e che nel giro di qualche giorno mi sarei sentita meglio. Quindi nel mio profondo sapevo che non era solamente un cibo, un piatto per nutrirmi, ma la mia medicina. Dopo tutti questi anni di esperienza posso consigliarti con assoluta sicurezza il congee. È stato un video un po' più chiacchiericcio del solito questo e spero che ti sia piaciuto. Anche per oggi Mandor Lies termina qua. Io ti ringrazio per il tuo tempo e ti aspetto nel prossimo video.